e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e oggi sono qui con la mia collega Angela. Come stai oggi, Angela? Buon pomeriggio Stefano. Sto benissimo, grazie. E voi, cari ascoltatori, come state oggi? Speriamo che stiate trascorrendo un bel pomeriggio. Noi siamo pronti per un'altra conversazione in italiano e oggi parleremo di qualcosa di molto comune nella vita di tutti i giorni. Esatto, oggi parliamo della spesa settimanale. Sì, quella cosa che facciamo ogni settimana, quasi sempre con una lista in mano e tanta voglia di non dimenticare niente. Angela, tu fai la spesa ogni settimana? Sì, certo. La spesa è una parte importante della mia settimana. Io di solito vado al supermercato il sabato mattina. Per me è quasi un rito. Mi sveglio, faccio colazione, preparo la mia lista della spesa e poi esco di casa con la borsa della spesa. Tu invece, Stefano, quando vai a fare la spesa? Io preferisco andare il giovedì sera, dopo il lavoro. Il giovedì per me è perfetto perché il supermercato non è troppo affollato. Non mi piace fare la spesa quando c'è molta gente. Quando ci sono troppe persone mi sento un po' stressato e spesso dimentico quello che devo comprare. Capisco perfettamente. Anche io a volte mi sento così. La folla al supermercato può essere davvero stancante. Ma dimmi, Stefano, tu usi sempre una lista della spesa o cerchi di ricordare tutto a memoria? Ah, questa è una bella domanda. Io uso sempre una lista, senza dubbio. Ho provato una volta a fare la spesa senza lista e è stato un disastro. Sono tornato a casa con 3 confezioni di pasta, 2 bottiglie di ketchup, ma senza il latte e senza le uova. E mia moglie non era molto contenta. Ah, quella è una storia classica. Senza la lista succede sempre qualcosa del genere. Anche tu, caro ascoltatore, ti è mai capitata una cosa del genere? Scrivi un commento qui sotto. Vogliamo sapere le tue storie della spesa. Sì, davvero? Fateci sapere se usate una lista oppure no. E ora, Angela, dove fai la spesa di solito? Vai in un grande supermercato o preferisci i negozi piccoli? Allora, dipende da quello che devo comprare. Per le cose di base, come la pasta, il riso, l'acqua, i prodotti per la pulizia della casa, vado al supermercato grande. È più comodo e spesso più economico. Ma per la frutta e la verdura preferisco il mercato del quartiere. Lì la frutta è più fresca e i prezzi sono buoni. E poi mi piace parlare con i venditori, è un momento piacevole della settimana. Che bella abitudine! Anche io quando posso vado al mercato per la frutta e la verdura. C'è qualcosa di speciale in un mercato all'aperto, non trovi? I colori, i profumi, la gente che chiacchiera. È molto diverso da un supermercato moderno. Assolutamente sì. Al mercato ti senti più connesso con il cibo che compri. Sai da dove viene, puoi toccare la frutta, chiedere al venditore quale frutto è più dolce in questo momento. È un'esperienza più personale, ma capisco che non tutti hanno un mercato vicino a casa. E allora il supermercato è la soluzione più pratica. Giusto, e parlando di supermercati, Angela, hai un supermercato preferito? In Italia ci sono tanti supermercati diversi, Conad, Esselunga, Lidl, Eurospin, tutti con i loro punti di forza. Sì, io vado spesso all'Esselunga quando voglio qualcosa di qualità un po' più alta e all'Idol quando voglio risparmiare un po'. All'Idol si trovano prodotti ottimi a prezzi molto convenienti. E tu, Stefano? Io Rosù ho un Conad vicino a casa mia, quindi ci vado spesso per praticità. E poi hanno una tessera fedeltà che mi dà punti ogni volta che faccio la spesa. Con i punti posso avere sconti o regali. Mi sembra una cosa utile, anche se a volte mi dimentico di usare la tessera alla cassa. Ah, ah, anche a me è capitato. Arrivi alla cassa, paghi tutto, esci dal supermercato e poi pensi: "Oh no, ho dimenticato la tessera fedeltà". E ovviamente non puoi tornare indietro. È frustrante. Ma almeno adesso
Molti supermercati hanno l'app sul telefono, quindi è più facile non dimenticare. Vero, le app dei supermercati sono molto comode. Puoi fare la lista della spesa direttamente sull'app, vedere le offerte della settimana e usare la tessera fedeltà digitale. La tecnologia ci aiuta molto, anche per la spesa quotidiana. Esatto. E a proposito di offerte, Stefano, tu guardi le offerte prima di andare a fare la spesa? Molti supermercati hanno volantini con le promozioni settimanali. Qualche volta sì. Se ho un po' di tempo, guardo le offerte sul volantino digitale prima di uscire. Se vedo che la carne o il pesce sono in offerta, lo aggiungo alla lista. Ma non sono il tipo di persona che pianifica tutto in base alle offerte. Mia moglie invece sì, lei è molto brava con le offerte e riesce sempre a risparmiare qualcosa. Tua moglie è molto organizzata. Essere attenti alle offerte è davvero utile. Nel tempo si risparmia una bella cifra. Io cerco di seguire le offerte almeno per i prodotti che uso di più, come l'olio d'oliva, la pasta e il caffè. Questi sono prodotti che compro sempre, quindi quando sono in offerta ne compro di più. Ottima strategia, l'olio d'oliva soprattutto, che in Italia è fondamentale in cucina. Ormai il prezzo dell'olio d'oliva è diventato molto alto negli ultimi anni. Quando c'è un'offerta ha senso comprarne di più. Hai ragione, purtroppo. Ma torniamo alla nostra routine della spesa, Stefano. Quando arrivi al supermercato, come organizzi la tua spesa? Segui un percorso preciso oppure giri per tutti i corridoi? Ah, bella domanda! Io sono abbastanza metodico. Comincio sempre dalla sezione frutta e verdura, poi passo ai latticini, poi ai prodotti secchi come pasta e riso, poi alle carni e al pesce e infine ai prodotti per la casa e per la pulizia. Cerco di non girare troppo per evitare di comprare cose che non mi servono. Molto intelligente. Anche io cerco di fare lo stesso. I supermercati sono progettati in modo da farti girare il più possibile, così vedi più prodotti e sei tentato di comprare cose che non erano nella tua lista. Se sei organizzato e veloce, spendi meno. Assolutamente, questo è un buon consiglio per tutti voi che ci ascoltate. E a proposito di consigli, vogliamo fare una domanda a tutti tutti i nostri ascoltatori. Voi come organizzate la vostra spesa settimanale? Avete qualche trucco o abitudine speciale? Scrivetelo nei commenti, siamo molto curiosi. Sì, ci piace molto leggere i vostri commenti. E ora continuiamo. Stefano, parliamo di cosa metti nel carrello di solito. Quali sono i prodotti che compri ogni settimana senza fallo? Allora, ogni settimana compro sempre il latte, le uova, il pane, la pasta, il pomodoro in lattina per il sugo, l'olio d'oliva, la frutta, le verdure, la carne o il pesce, il caffè e qualcosa di dolce per il fine settimana. Questi sono i prodotti che non possono mancare a casa mia. E tu? Molto simile. Anch'io compro quasi le stesse cose. Aggiungo anche lo yogurt, il formaggio, i legumi in scatola come i ceci e i fagioli e le erbe aromatiche fresche come il basilico e il prezzemolo. In Italia cuciniamo molto con le erbe fresche, danno un sapore speciale ai piatti. Verissimo. Le erbe fresche fanno una grande differenza in cucina. Il basilico fresco su una pizza o su una pasta al pomodoro è qualcosa di incomparabile, anche per chi impara l'italiano e vuole capire la cultura italiana, la cucina è una parte fondamentale. La spesa è il primo passo per cucinare bene. Che bella riflessione, Stefano. È proprio vero. Fare la spesa in Italia significa entrare in contatto con la cultura del cibo, che è una parte essenziale dell'identità italiana. Quando vai al mercato o al supermercato impari i nomi degli alimenti, le stagioni dei prodotti, le tradizioni culinarie locali. E questo è anche un ottimo modo per imparare l'italiano. Se andate in Italia, provate a fare la spesa al mercato locale, parlate con i venditori, chiedete consiglio, ascoltate come parlano, è un modo bellissimo per praticare la lingua in modo naturale. Assolutamente d'accordo. E anche qui,
Cari ascoltatori di Bravocast Italiano, vi chiediamo: avete mai fatto la spesa in Italia o in un negozio italiano nel vostro paese? Com'è stata l'esperienza? Ditecelo nei commenti. Sì, vogliamo sentire le vostre storie. E ora, Angela, torniamo a noi. Parliamo della spesa online. Oggigiorno molte persone fanno la spesa su internet e la ricevono a casa. Tu lo hai mai provato? Sì, l'ho provato qualche volta, specialmente quando ero molto occupata e non avevo tempo di andare al supermercato. È molto comodo, devo ammettere. Fai la lista dal telefono o dal computer, scegli l'orario di consegna e il corriere porta tutto a casa tua. Ma personalmente preferisco ancora andare di persona. Anch'io preferisco andare di persona. Mi piace vedere i prodotti, scegliere la frutta più bella, controllare la data di scadenza quando fai la spesa online. A volte ti mandano prodotti che scadono tra poco o la frutta che non è perfetta. Preferisco avere il controllo di quello che compro. È un ottimo punto. E poi fare la spesa di persona può essere anche un momento di relax, di uscita dalla routine quotidiana. Soprattutto se vai al mercato è un'esperienza quasi sociale. Vedi la gente del quartiere, scambi due parole, ti senti parte della comunità. Vero? La spesa non è solo un'attività pratica, è anche un momento di vita sociale. In Italia il rapporto con il negoziante o con il venditore al mercato è qualcosa di molto importante. Non è solo una transazione commerciale, è una relazione. Bellissimo modo di dirlo, Stefano. E questa è una cosa che distingue molto la cultura italiana da altre culture. In Italia si dedica tempo alla spesa, si parla, si sceglie con cura. Non è solo prendere cose dal ripiano e andare alla cassa. Esattamente. E con questo, cari amici, arriviamo quasi alla fine del nostro episodio di oggi. È stato un piacere parlare di spesa con voi. Abbiamo parlato di quando andiamo a fare la spesa, dove andiamo, cosa compriamo e perché la spesa in Italia è qualcosa di speciale. È stato davvero un pomeriggio piacevole. Speriamo che questo episodio vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo sull'italiano e sulla cultura italiana. Ricordate di lasciare un commento, di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al canale Bravocast Italiano se non lo avete ancora fatto. Sì, la vostra partecipazione è importantissima per noi. Ogni commento, ogni mi piace, ogni iscrizione ci aiuta a crescere e a continuare a creare contenuti per voi. E se volete suggerire un argomento per i prossimi episodi, scrivetelo nei commenti. Siamo sempre felici di sentire le vostre idee. Assolutamente! Voi siete la nostra comunità e vogliamo che Bravocast Italiano sia il vostro spazio per imparare l'italiano in modo naturale e divertente. Ci vediamo al prossimo episodio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e a presto, cari amici. Continuate a praticare l'italiano ogni giorno. Arrivederci.